Vuoi sapere come spendere i punti attributo per rendere fortissimo il tuo personaggio? Ebbene, per rendere fortissimo il tuo personaggio devi spendere i punti attributo sulla statistica. Salve, io sono Yetita. In questo tutorial analizzeremo che cosa sono i punti attributo, come spenderli, come si ottengono, come riottenerli se equipaggiati e come spenderli per migliorare al meglio il nostro personaggio. Commenta qui sotto le guide che potrebbero esserti utili. Oppure se c'è qualcosa che vuoi chiedermi, non esitare a farlo. Sarò felice di provare a darti una buona risposta. Buona visione! Cosa sono i punti attributo? I punti attributo sono dei speciali punti che permettono di migliorare le statistiche dei nostri personaggi. Ogni personaggio dispone di 6 statistiche migliorabili: salute, aura, vigore, attacchi di base, super colpi e super colpi dell'aura. Come si ottengono i punti attributo? Ogni volta che il nostro personaggio aumenta di livello, riceviamo dei punti attributo. Raggiungendo il livello massimo attuale, ovvero il livello 140, il nostro personaggio disporrà di ben 467 punti attributo. Come spendere i punti attributo? Per capire come spendere i punti attributo, dobbiamo prima capire a cosa serve ogni statistica. Premetto nel dire che, migliorando il livello del nostro personaggio, oltre a darvi punti attributo, in automatico verranno migliorate tutte e 6 le statistiche. Per questo motivo il nostro personaggio, anche con statistiche a 0, ha già della vita, aura, vigore, attacchi e super prefissati. Se la QQ Bang dispone di 5 tacche su quella statistica, andrà ad aumentare o diminuire la statistica del 30%. Quindi per esempio il vigore riceverà o gli verranno tolte 3 tacche di vigore. La statistica della salute riguarda la vita dei nostri personaggi. Il miglioramento di questa statistica non comporta una grande aggiunta di salute. Per questo motivo sconsiglio in ogni caso di spendere punti su questa statistica. La statistica dell'aura riguarda la quantità massima di tacche d'aura che il nostro personaggio può avere. Il miglioramento di questa statistica permette di aggiungere altre tacche e quindi contenere più aura. Normalmente, che sia in PvP o in PvE, avere una grande capienza di aura non è necessario. È già sufficiente l'aura prefissata che ci garantisce il livello massimo, ovvero il livello 140. L'unico caso in cui consiglio di spendere punti su questa statistica è quando dovete per esempio farmare medaglie PT ed utilizzate mosse che aumentano il loro danno in base alla vostra aura, come per esempio il raggio letale dell'imperatore, sfera letale della vendetta, eccetera eccetera. La statistica del vigore riguarda la quantità di tacche di vigore che il nostro personaggio può avere. Il miglioramento di questa statistica permette di aggiungere altre tacche di vigore al nostro personaggio. Consiglio assolutamente di spendere i punti attributo su questa statistica, poiché più vigore avete, maggiore sarà il tempo che potrete resistere in un fight. Il vostro obiettivo deve essere sempre quello di far crollare il vostro avversario per primo, e cioè quindi rompere per primi il vigore al vostro avversario, che sia un giocatore vero o un bot. L'unico caso in cui non consiglio di spendere punti su questa statistica è quando dovete farmare medaglie PT e perciò non ingaggiate fight diretti con il nemico. La statistica degli attacchi di base riguarda il danno dei vostri pugni, calci, prese e sferette. Il miglioramento di questa statistica permette di incrementare i loro danni. Consiglio di migliorare questa statistica poiché ci si ritrova sempre a combattere corpo a corpo, facendo così il grosso dei danni. Tuttavia, se avete uno stile basato sull'utilizzo prevalente delle abilità, è più opportuno scegliere di migliorare la statistica dei super colpi o dei super colpi dell'aura. La statistica dei super colpi riguarda il danno dei vostri attacchi speciali e supremi di tipo colpo. Il miglioramento di questa statistica permette di incrementare i loro danni. Consiglio di migliorare questa statistica se avete uno stile basato sull'utilizzo prevalente delle abilità di tipo colpo. La statistica dei super colpi dell'aura riguarda il danno dei vostri attacchi speciali e supremi di tipo colpo dell'aura. Il miglioramento di questa statistica permette di incrementare i loro danni. Consiglio di migliorare questa statistica se avete uno stile basato sull'utilizzo prevalente delle abilità di tipo colpo dell'aura. Se sei arrivato a questo punto del video ti invito a supportarmi poiché fare video informativi richiede molto tempo ed energie. Iscrivendoti al mio canale mostri il tuo supporto e mi permetti di migliorare e continuare a fare video. Come riottenere i punti attributo equipaggiati? Se per qualche ragione, che sia un errore, una prova o semplicemente non vi piacciono più gli attributi che avete equipaggiato, è possibile riottenere indietro i punti attributo equipaggiati. Per farlo è necessario evocare il Dragon Shenron e richiedere il desiderio "Voglio una seconda possibilità". In questo modo vi verranno ridati indietro tutti i punti attributo e potrete nuovamente equipaggiarli sul vostro personaggio. Come spendere i punti attributo per migliorare al meglio il nostro personaggio?
Che dobbiate fare le missioni parallele, la storia, gli assalti cristallo o il PvP, vi consiglio di spendere i punti attributo, qualunque razza stiate utilizzando, in questo modo. La salute e l'aura standard sono già sufficienti per le attività che abbiamo elencato. Per questo motivo lasciamo a zero queste statistiche. Il vigore, come ho spiegato prima, è fondamentale. Portate al massimo questa statistica, perciò mettiamo 200 punti attributo su di essa. Per quanto riguarda gli attacchi di base, i super colpi e i super colpi dell'aura, dovete capire come è orientato il vostro stile di gioco. Se vi basate di più sul corpo a corpo, potete optare per spendere 200 punti attributo sugli attacchi di base e i rimanenti 67 sui super colpi o i super colpi dell'aura, in base a quali abilità preferite usare. Mentre se basate il vostro combattimento maggiormente sull'utilizzo di super colpi o super colpi dell'aura, optate per mettere 200 punti attributo su una di queste due statistiche. I restanti 67 punti attributo metteteli sugli attacchi di base. Il tutorial su come spendere i punti attributo termina qui. Commenta qui sotto le guide che potrebbero esserti utili. Oppure se c'è qualcosa che vuoi chiedermi, non esitare a farlo. Sarò felice di provare a darti una buona risposta. Ciao da Yeti Ita!